Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Curosurf Chiesi Italia SPA. Ultimo aggiornamento 17 novembre 2021. Cos'ha Curosurf? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Curosurf durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Curosurf? Curosurf è un farmaco a base del principio attivo trazione fosfolipidica da polmone suino, appartenente alla categoria degli surfattanti polmonari e nello specifico surfattanti polmonari. È commercializzato in Italia dall'azienda Chiesi Italia SPA. Curosurf può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Curosurf sospensione 1 FLAC. 3 ml 80 mg/ml, 240 mg/FLAC. Curosurf sospensione 2 FLAC. 1,5 ml 80 mg/ml, 120 mg/FLAC. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Chiesi Farmaceutici SPA. Concessionario: Chiesi Italia SPA. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: frazione fosfolipidica da polmone suino. Gruppo terapeutico: surfattanti polmonari. Forma farmaceutica: sospensione. Indicazioni: trattamento dei neonati pretermine con sindrome da distress respiratorio, RDS. Profilassi dei neonati pretermine a rischio di RDS. Posologia. Curosurf deve essere usato solo in ambito ospedaliero da personale medico addestrato e con esperienza di terapia intensiva di neonati pretermine, avendo a disposizione adeguate apparecchiature per la ventilazione e il monitoraggio di neonati con RDS. Trattamento: la dose di carico raccomandata di 100-200 mg/kg, 1, 25, 2, 5 ml/kg, di peso corporeo somministrata in bollo. È possibile somministrare dosi supplementari di 100 mg/kg ciascuna a distanza di almeno 12 ore l'una dall'altra, in neonati che ancora richiedono ventilazione assistita ed ossigeno supplementare. Massima dose totale: 300-400 mg/kg. Si raccomanda di iniziare il trattamento il più presto possibile una volta stabilita la diagnosi di RDS. Profilassi: 100-200 mg/kg, 1, 25, 2, 5 ml/kg, di peso corporeo somministrati il più presto possibile, entro 15° dopo la nascita. Ulteriori dosi di 100 mg/kg ciascuna possono essere somministrate 6-12 ore dopo la prima dose e successivamente a intervalli di 12 ore in caso di comparsa di RDS che richieda ventilazione meccanica. Massima dose totale: 300-400 mg/kg. Modo di somministrazione. Curosurf è disponibile in flaconcini pronti per l'uso da conservare a temperatura compresa fra +2 e +8 gradi. Al momento dell'uso il flaconcino deve essere portato a temperatura ambiente, ad esempio tenendolo in mano per qualche minuto, ed è necessario capovolgerlo delicatamente alcune volte, senza agitare, fino a che la sospensione appare omogenea. La sospensione deve essere aspirata dal flaconcino con siringa ed ago sterili secondo le istruzioni del paragrafo 6. Curosurf può essere somministrato: A. Scollegando il neonato dal respiratore meccanico. Scollegare il neonato momentaneamente dal respiratore meccanico e somministrare 1,25, 2,5 ml/kg, 100-200 mg/kg, di sospensione in volo unico, direttamente nella parte inferiore della trachea tramite tubo endotracheale. Ventilare manualmente per 1 minuto circa, poi ricollegare il neonato al respiratore meccanico con le stesse impostazioni precedenti la somministrazione. Ulteriori dosi: 1,25 ml/kg pari a 100 mg/kg, che possono essere richieste si possono somministrare allo stesso modo. Oppure B. Senza scollegare il neonato dal respiratore meccanico, somministrare 1,25 a 2,5 ml/kg, 100-200 mg/kg, di sospensione in volo singolo, direttamente nella trachea inferiore passando un catetere attraverso il foro di aspirazione nel tubo endotracheale.
ulteriori dosi, una e 25 ml/kg pari a 100 mg/kg, che possono rendersi necessarie, si possono somministrare allo stesso modo. C. Intubazione surfattante. Estubazione, insure. Una terza modalità consiste nell'intubare il neonato al solo fine di somministrare il surfattante. Le dosi sono le stesse indicate per le modalità A e B. In questo contesto il neonato viene ventilato manualmente e dopo aver somministrato il surfattante ed averlo estubato si può applicare la CPAP nasale, ventilazione a pressione positiva continua. D. Somministrazione meno invasiva del surfattante con un catetere sottile, LISA. Nei neonati prematuri con respiro spontaneo, Corusurf può essere somministrato anche attraverso una tecnica meno invasiva, LISA, utilizzando un catetere sottile. Le dosi sono le stesse riportate per le modalità di somministrazione indicate nei punti A, B e C. Mantenendo il neonato con respiro spontaneo in CPAP e con una visione diretta delle corde vocali mediante laringoscopio, un catetere di piccolo diametro viene posizionato nella trachea del neonato. Corusurf è instillato attraverso un singolo dolo in un periodo di tempo tra 0,5 e 3 minuti. Successivamente all'instillazione di Corusurf, il catetere viene immediatamente rimosso. Il trattamento CPAP deve essere mantenuto durante l'intera procedura. Per la somministrazione del surfattante devono essere utilizzati cateteri sottili con marchio CE per questa destinazione d'uso. Qualunque sia la modalità di somministrazione, si raccomanda un controllo frequente dei gas ematici in quanto, dopo la somministrazione, si riscontra generalmente un aumento immediato della PaO2 o della saturazione di ossigeno. Si consiglia comunque il monitoraggio continuo della PaO2 transcutanea o della saturazione di ossigeno per prevenire l'iperossia. Popolazioni speciali: insufficienza renale o epatica. La sicurezza e l'efficacia di Corusurf nei pazienti con insufficienza renale o epatica non è stata valutata. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Fino ad ora non ha nota alcuna controindicazione specifica al Corusurf. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Trattamento. Prima del trattamento le condizioni generali del neonato dovrebbero essere stabilizzate. Si raccomanda anche la correzione di acidosi, ipotensione, anemia, ipoglicemia e ipotermia. In caso di reflusso, la somministrazione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione non note. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Corusurf durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Corusurf durante la gravidanza e l'allattamento? Non pertinente. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non pertinente. Effetti indesiderati. Effetti indesiderati osservati durante il trattamento negli studi clinici e integrati con quelli raccolti durante l'esperienza post-marketing sono elencati nella tabella sotto riportata secondo la classificazione per sistemi ed organi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non vi sono segnalazioni di sovradosaggio in seguito a somministrazione di Corusurf. Nel caso ciò si dovesse verificare, e solamente in presenza di chiari effetti clinici sulla respirazione, sulla ventilazione o sulla ossigenazione del neonato, si consiglia di aspirare quanta più sospensione è possibile e di sottoporre il neonato a trattamenti di sostegno, con particolare attenzione alla idratazione ed al bilancio elettrolitico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Surfattante polmonare, codice ATC, R07A02. Il surfattante polmonare ha una miscela di sostanze, prevalentemente fosfolipidi e proteine specifiche, che riveste la superficie interna degli alveoli polmonari. La funzione, proprietà farmacocinetiche. Dopo somministrazione per via intratracheale, Corusurf tende a permanere principalmente a livello polmonare con un tempo di dimezzamento di 67 ore della dipalmitoilfosfatidilcolina marcata al 14C, nei conigli neonati. Dopo, dati preclinici di sicurezza. Studi di tossicità acuta effettuati in varie specie animali per via intraperitoneale e per via intratracheale non hanno evidenziato sintomi di tossicità polmonare e sistemica né copyright mortalità. Studi di tossicità, elenco degli eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili, sodio idrogeno carbonato, per aggiustamento del pH, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Corusurf a base di frazione fosfolipidica da polmone suino sono: Corusurf. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate.
Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.